Ben ritrovati amici della Rossonera, mercoledì 28 agosto del 2024, terzultimo giorno di calciomercato, oggi, domani e poi venerdì. A mezzanotte si chiude questa sessione estiva di mercato, quindi andrà anche in pensione obbligo di riscatto che tornerà come al solito in gennaio. Poi, come sempre, qui alle 10, scusate, ci sarà mattino Milan. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Henry, che dire, mi verrebbe da dire, nel senso che ultimi 3 giorni che si preannunciano, probabilmente un po' movimentati, visto che tra entrate e uscite ci potrebbero essere dei movimenti in quello della rosa del Milan. Da che cosa Beh, vogliamo partire? intanto chiedo a Vai. te di fare le solite, insomma, call to action, come le chiamano quelli bravi, perché io le ho già fatte per l'editoriale abbondantemente, quindi qua tocca a te, direi. Devi farlo tu. No, invece no, ora ti dico, non lo faccio perché non penso che chi ci stia guardando sia nel grandissimo mood di se volete farlo fatelo, altrimenti non vi E preoccupate, grazie a capisco. tutti quelli che supportano, e mettono Esatto. like, si iscrivono e lasciano i commenti. Detto questo, andiamo in ordine cronologico, va che è meglio. Vai. Esce Yacine Adli, che è già a Firenze, insomma, prestito con diritto oneroso, quindi 1,5, 2 per il prestito più un'altra decina di milioni per il riscatto eventuale a fine stagione per un giocatore che quindi va a Firenze, un giocatore che essendo fuori rosa praticamente, perché era come se lo fosse, essendo fuori dalla lista Champions e fuori dalla lista Serie A, hai provato a impostare la trattativa con l'obbligo, la Fiorentina ti ha guardato e ti ha detto sai che forse per un giocatore fuori ruolo, scusate, fuori rosa, io l'obbligo non lo metto, facciamo diritto? Diritto. E quindi diritto di riscatto per Yacine Adli. Va bene, poi ognuno di noi ha il proprio pensiero su Adli, sui soldi, eccetera, ma comunque questa è andata alla Fiorentina, Henry. Buona. Sì, abbiamo fatto una gran bella confusione, con le liste. Abbiamo fatto Dici? veramente una gran bella confusione. Io non so se sia stato, diciamo, tutto dovuto a tutti i ritardi che hanno compromesso quest'estate, quindi un mese passa per l'allenatore, dopo un mese passa per l'attaccante che ti è sfumato e hai dovuto fare altro, e poi 2 mesi per il mediano, eccetera, cioè finita l'estate, io quindi non so se sia dovuto a questo, se sia dovuto a mancanza di attenzione, mancanza di concentrazione, ehm, ignoranza non nel senso cattivo del termine, ma nel senso buono del termine, cioè noncuranza di alcune regole. Io non so quale sia il motivo, ma con le liste abbiam fatto un casino, perché questi 17 slot erano già occupati, perché oltre a questi 17 slot c'erano altri almeno 2 o 3 giocatori, e adesso penso che ci arriviamo. Uno di questi era lì e quindi devi occupartene liberandotene, perché non può giocare, e quindi per liberarti di un giocatore devi scendere a compromessi a livello di formule, a livello di soldi di un certo tipo, ecco, e con Alli è stato così. Facciamo una cosa, provate a seguire tutto il percorso, poi lo commentiamo. Allora, se mi ricordo tutto, perché è talmente ben strutturato che non è nemmeno troppo facile raccontarlo tutto. Di Adli abbiamo detto, ti rendi conto che non c'è più spazio per lui in rosa, lo metti fuori da entrambe le rose, volevi fare obbligo, ti sei ritrovato a dover fare il diritto e va bene. È andata così. Ti ritrovi che, insomma, capisci che senza Morata il tuo attacco è un po' spuntato. Pensavi all'inizio del mercato, dandoti di gomito, oh raga, abbiamo tenuto Jovic, che ha fatto 8-9 gol l'anno scorso, al massimo me lo tengo. Proprio, qualcuno verrà a bussare, ci faccio qualche bel soldino. Siamo arrivati al 28 di agosto e non è successo né uno né l'altro, nel senso che non è né spendibile per te, ma va,
né spendibile per qualcun altro che forse, a parte guardare il pallottoliere dei gol fatti, guarda anche le partite e si è reso conto che i gol di Jovic erano di tapin o al massimo quando giocava come seconda punta negli ultimi minuti finali della partita. Quindi nessuno è venuto a bussare. Ora, probabilmente ti sei reso conto che senza Morata sei un po' scarico e quindi ti guardi intorno. Cosa è rimasto? Abraham più o meno, se non vuoi spendere soldi, giustamente, che avevi già provato più o meno a imbastire con Salma Kerr, cosa che era tramontata perché? Perché il tuo allenatore aveva detto che Alexis Salma Kerr era un giocatore che gli piaceva e quindi lo aveva tolto dal mercato sul quale avevi messo invece tu Alexis Salma Kerr un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo è passato, si è rivelato il migliore del precampionato, dopodiché è sparito un'altra volta, scomparso nelle nebbie dei terzini. Detto questo, cos'è successo? Adesso stai provando a reimbastire l'operazione con Abraham, per la quale la Roma ti chiede Salmaker e soldi. Per un giocatore che andrebbe a prendere il posto di vice Morata, al posto di uno che comunque è sano, incrociando le dita che Tammy Abraham si riprenda, cosa che nelle prime 2 giornate non ha granché fatto, e neanche nella fine della scorsa stagione, ma dobbiamo sperare che lo faccia. Per fare che cosa? Dare Salma Kerr là, sconfessando quindi il tuo allenatore. E ci sta, eh. La società comanda prima di tutto e tutti, ma è l'unico giocatore per il quale il tuo allenatore si era speso in conferenza stampa. Per fare che cosa? Liberare tra l'altro un posto nelle liste, visto che era riempito da uno tra Salma Kerr e Musa, che a questo punto Musa potrebbe festeggiare, ho il posto libero. Problema, per far giocare Abraham in Europa il posto di Salma Kerr serve, a meno che non lo liberi dando via Jovic. Jovic che però non ha uno straccio di un'offerta, a meno che Jovic non resti fuori dalle liste, a meno che negli ultimi 3 giorni Fali Ramadani faccia la magia di far scomparire Jovic un'altra volta, come l'aveva fatto apparire nelle ultime 12 ore del mercato precedente. Ora, detto questo, e credo di essermene perso qualcuno di pezzo in giro per il racconto, è un po' l'approssimazione con il quale si è fatto mercato. Ma incrociamo le dita e speriamo che alla fine di tutto questo balletto venga fuori comunque una recita fatta bene. È l'unica speranza che possiamo avere. Certo. Il centrocampo, chiudo dicendo che per prendere quello che è il tuo desiderio, ovvero Koné, stai aspettando che arrivi un'offerta per Bennacer e fino al 28 di agosto offerte concrete non ce ne sono. Quindi anche qui o speri che qualcuno faccia la magia e ti porti l'offerta per Bennacer, speriamo, secondo loro, speriamo, per fare Koné, altrimenti non se ne fa nulla. Perché, oltretutto, non c'è posto in lista. Hai detto tutto te, cioè il valzer è questo. Io dico solo che mancan 3 giorni e non vedo l'ora che il valzer che qualcuno clicchi stop sul registratore e fermi la musica, perché direi che quest'anno per il mercato abbiamo dato. A livello proprio di energie psicofisiche, cioè sono state fatte tante cose, tanti movimenti più che fatte tante cose, perché poi alla fine le cose fatte non è che siano state tantissime. Ci sono stati tanti movimenti, molte cose, poi vedremo cosa ci dirà il campo, ma molte cose secondo me sbagliate, qualche cosa giusta. Poi ripeto, a darci la risposta finale in questo senso sarà il terreno di gioco nel corso della stagione, però andando a, diciamo, a ipotesi e a commenti solo al termine del mercato. E onestamente credo che abbia evidenziato molti limiti di questa dirigenza, molti limiti di questa dirigenza, ne ho parlato anche stamattina nell'editoriale, e la speranza è che dagli errori si possa imparare, ecco, perché questo mercato doveva essere diverso da quello dell'anno scorso, proprio per struttura, no? Perché l'anno scorso hai fatto una sessione importante, poi dovevi un po' ricostruire, soprattutto il centrocampo. Quest'anno dovevi potenziare, dovevi veramente mettere solo l'attaccante, il mediano e se ti andava il terzino. E invece sono state fatte un po' di cose in più, in meno, perché comunque l'attaccante un ripiego, Morata, perché comunque per Fofana sei stato dietro tanto tempo.
e quindi, e soprattutto questa storia delle liste che, ragazzi, cioè, possiamo giustificarci in tutti i modi del mondo, possiamo raccontarci che siamo bravi, belli, simpatici e che abbiamo fatto un buon lavoro, con le liste sono stati commessi degli errori. Cioè, c'è stata una superficialità in questo senso mostruosa per quanto mi riguarda, perché non puoi essere al 28 di agosto dover spedire come un pacco postale a lì perché non ha posto da nessuna parte. Non è possibile che se compri un giocatore gli devi dire però sai in Champions League non c'è spazio, giochi solo in Serie A, non è possibile che se vuoi un giocatore, se sei interessato a un giocatore devi sperare che qualcuno ti venga a prendere uno dei tuoi perché altrimenti non lo puoi inserire in lista. Cioè, sono cose che non accadono quasi mai, mi verrebbe da dire. Cioè, possono accadere per gli extracomunitari, no? Che gli slot sono 2 e quindi dici, caspita, magari ci penso un attimo, no? Prima di firmare un giocatore. Ma non accade con una lista di 17 più 4 più 4, che noi giocatori italiani quest'estate la peste nera sono stata, perché se ce l'avevamo ce ne liberavamo, non ne cercavamo mezzo. E non lo so, ripeto, ha evidenziato un po' i limiti, speriamo che in futuro andrà meglio. Gazzetta scrive di Rabiot, se esce Bennacer la società Eh, tenterà il colpo grosso alternativa con E. Io ve le faccio vedere le liste. Ecco, va bene, si libera al posto 7, entra uno tra Koné e Rabiot e ci sta. Se esce Salmaker e metti Ebram, o iscrivi 25 punte, e non mi sembra il caso, oppure evidentemente salta la punta, non iscrivi Jovic, o va via Jovic negli ultimi giorni di mercato. Con tutto questo rimarrebbe fuori Musa, sì, che, se Salmaker apro chiudo parentesi, era titolare 3 giorni fa. Ma va bene. E... Ragazzi, va bene, abbiamo quasi finito il mercato, fortunatamente, anche perché, come detto, l'altra operazione in piedi è questa. Ebram per Salmaker si tratta con la Roma. Ai giallorossi pure un conguaglio, oltre al belga. L'inglese arriverebbe come vice Morata, sperando che su Ebram deve star bene. Cioè, come vice Morata, Ebram sano di 3 anni fa è grasso che cola. Ebram delle ultime 2 stagioni non è presentabile. Ebram di questo inizio di stagione è un punto di domanda. È rimasto ancora lì o è tornato a essere un giocatore spendibile? Oh. in tutto ciò per avere una punta con tanti punti di domanda, ma comunque nella tua speranza meglio di Jovic come vice Morata devi dare via il miglior giocatore del precampionato, Cioè, siamo un po' alla follia secondo me. Poi voi direte nei commenti e scriverete, perché lo so che tanti lo scriveranno, i soliti pessimisti, ma aspettiamo, per carità del Signore, aspettiamo, speriamo che le cose vadano meglio, eccetera. Però ragazzi dai, cioè, vi ha fatto Simo prima proprio tutto il percorso praticamente di queste ultime settimane di mercato. Cioè, c'è dell'errore, c'è della superficialità, c'è del dare per scontato certe cose che poi non si sono rivelate tali, ma credo sia innegabile e spero che vengano riconosciuti. Va bene, Harry, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per tutto il resto dei nostri appuntamenti, da Lunch, Talk e in serata la clip. Grazie, Harry, ciao. Ciao.